Benvenuti, stasera parliamo della nostra frequenza, quello che io chiamo il nostro codice matrice, che poi è anche rappresentabile con una sequenza di numeri che sono quelli che sono all'interno poi delle My Energy Bars personalizzate. Perché ho deciso di trattare questo argomento? Perché è importante, fondamentale, lo sento tantissimo in quest'ultimo periodo, che ci autorizziamo a entrare in contatto con la nostra frequenza, a entrare in contatto con ciò che ci anima, a entrare in contatto, con quella che si potrebbe definire la nostra missione, il nostro essere, la nostra frequenza, appunto. E quando parlo di frequenza, non parlo qualcosa di metafisico. La frequenza è qualcosa di molto fisico. E l'esempio della radio è l'esempio classico. Perché noi ascoltiamo una radio piuttosto che un'altra? Cosa facciamo? Quello che facciamo è che ci sintonizziamo su una frequenza. C'è una rotellina o c'era una rotellina, giriamo questa rotellina, andiamo a selezionare una determinata frequenza e una volta che ci siamo allineati con quella frequenza, ci arriva un messaggio audio. E la stessa cosa è per la televisione. Questo per farvi capire quanto la frequenza è importante. Prima dicevo, 2 giorni fa ho pensato ad una persona che oggi è presente nella diretta che non veniva da diverso tempo e mi ha stupito oggi vederla. Noi comunichiamo ed è, se ci pensate, abbastanza ovvio. Le onde radio, prima di entrare nell'apparecchio e di diffondersi attraverso le casse, dov'è che sono? Nell'etere. Quindi paradossalmente, anzi senza paradossalmente, intorno a me in questo momento ci sono un sacco di frequenze e se io avessi una rotellina e riuscissi a sintonizzare il mio cervello su determinate frequenze, riuscirei a sentire le onde radio che sono nell'atmosfera. E così per i nostri pensieri. E quando poi si fanno degli esempi così concreti, diventa quasi ovvio. È un po' come quando, alcune persone mi dicono nel momento che, racconto, delle bars: ma io a queste cose non ci credo." E io gli dico: "Ma non devi crederci, devi studiare." Quando schiaccio un interruttore e si accende la luce in casa, non è che si accende per magia. Probabilmente se arrivasse qui una persona di 300 anni fa, per lui sarebbe magia. Ma quando qualcosa diventa usuale nella nostra vita, lo diamo per scontato. E quindi io penso che sia arrivato il tempo di iniziare a far diventare usuale comprendere che ognuno di noi ha una sua frequenza, che è figlia di tantissima esperienza e questa frequenza è contenuta e vibra con il nostro DNA. Nel nostro DNA son contenute le nostre memorie ancestrali. Noi siamo il risultato di tantissime esperienze. Noi siamo il risultato di tantissime sincronicità di persone che si sono unite per generare i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri trisnonni. Al nostro interno c'è un patrimonio ed è un patrimonio unico. Se vogliamo questo ci possiamo aggiungere, per chi lo sente, anche quello delle vite precedenti, ma senza aggiungere quel pezzetto, vi posso assicurare che oggi tantissime ricerche stanno dimostrando la potenza delle memorie generazionali. Tanto che c'è proprio anche una corrente psicologica, nonché tutto il filone delle costellazioni familiari, che dimostra come al nostro interno abbiamo tantissime memorie, memorie sotto forma di frequenza. E per comprendere quanto noi siamo frequenza, ve lo spiego anche da un punto di vista fisico.
Noi di fatto viviamo in un mondo che sembra solido, ma in realtà solido non è. Noi il mondo da un punto di vista fisico lo vediamo perché tutto quello che ci circonda ha una sua frequenza. Quando questa frequenza raggiunge i nostri occhi, questa frequenza entra nel nostro cervello che la decodifica e lo trasforma in qualcosa di solido. E la decodificazione delle frequenze dipende dal programma che noi abbiamo inserito. Quindi ci insegnano che questa è una penna, ci insegnano a riconoscere questa penna e noi la decodifichiamo. Se fin da piccoli ci insegnassero a mantenere attiva la nostra visione e ci dovessero dire che quando vediamo i nostri amici invisibili, così invisibili non sono, ma semplicemente sono esseri su un altro piano, diventerebbe normale. E questo lo comprendiamo semplicemente andando ad analizzare le varie culture. Perché è importante? Perché questo ci fa capire come qualcosa che per noi è assurdo, per un'altra cultura, facendo parte del suo programma, diventa normale. Quando sono andata in Islanda, son rimasta meravigliata perché in Islanda, ehm, credono, uso questa parola anche se è inopportuna, fate, folletti, gnomi, a tutti gli esseri che vengono praticamente rientrano negli elementali della natura. Perché in Islanda, credetemi, proprio entri in contatto, proprio percepisci la potenza della natura. Tanto che avevo proprio letto un articolo di questo sindaco di questo paesino che era stato salvato da un incidente e ringraziava proprio questi elementali della natura che l'avevano salvato. Qua lo internerebbero, siete tutti concordi? Che se io dovessi dire sono stata salvata dallo gnomo del bosco, tempo 2 mi fanno un TSO. Lì no. E allora dov'è la verità? Cioè quello che noi vediamo è quello che è o vediamo in funzione del programma che abbiamo inserito, che c'è stato inserito dall'esterno, non soltanto in questa vita, ma da generazioni in generazioni. E qui torniamo al focus di questa serata. E la nostra frequenza qual è? Qual è il nostro codice matrice? Qual è la nostra frequenza primaria? Se vogliamo usare un altro termine, qual è la frequenza della nostra essenza? Cosa ci anima? Perché siamo qui? E questa matrice, questa essenza non è condizionata o condizionabile, è un nucleo che abbiamo al nostro interno ed è un nucleo a cui possiamo accedere, a cui dovremmo accedere, a cui dobbiamo scegliere di accedere. È che a volte questo nucleo siamo andati proprio a prenderlo, l'abbiam rinchiuso in una segreta e l'abbiamo preservato. Perché? Perché quando siamo venuti al mondo avevamo un'esigenza, era un'esigenza di sopravvivenza, essere visti, essere riconosciuti. E da un punto di vista sociale e conseguentemente familiare, la maggior parte delle persone non ha avuto un contesto che aiutasse la persona a entrare in contatto con chi è, con la sua essenza, col suo essere, con l'io sono. Sappiamo che nel protocollo di centratura delle BARS lavoriamo sull'essere, sul sentire, sul creare, sull'io sono, sull'io sento e sull'io creo. La nostra società, in particolare quella occidentale, è molto concentrata sull'io creo.
sul pensiero logico-cognitivo, sul pensare per essere molto concentrata su quello che vede, quello che tocca, quello che crea. Non veniamo educati a sviluppare l'intelligenza del sentire e tantomeno quella dell'essere. E l'intelligenza dell'essere ha la porta di accesso dall'intelligenza del sentire. Perché? Perché se noi entrassimo in contatto col nostro io sono, comprenderemmo ciò che ci piace, ciò che non ci piace, comprenderemmo se qualcosa che ci viene dato è coerente o non coerente con noi. Saremmo ovvero degli esseri pensanti e non pensati. Quindi capite che in una società dove noi siamo un po' il cibo energetico della società, nel senso che noi siamo il consumatore che viene consumato, essere degli esseri pensanti non è, diciamo, una cosa utile. Ma senza entrare in visioni complottistiche, perché non è questo l'obiettivo. Quella che sto facendo è proprio un'analisi di realtà. E non c'è bisogno di, andare ad aprire dei coperchi del complotto. Siamo degli esseri pensati. Siamo degli esseri, ehm, che vengono consumati nel loro essere consumatore. E allora qual è l'elemento fondamentale per entrare in contatto con la nostra frequenza? È passare attraverso il sentire. Il sentire è l'elemento più potente che noi abbiamo a disposizione. Perché? Perché è una cartina tornasole. Dobbiamo autorizzarci a entrare in contatto con le nostre emozioni. Dobbiamo autorizzarci, come più volte ho detto, di guardarci allo specchio ed essere sinceri con noi nel comprendere che non c'è nulla di buono o cattivo nel provare determinate emozioni, anche quelle che apparentemente sono più brutte. Ma nel momento che io mi autorizzo, le porto in superficie, posso analizzarle, le posso portare al sole, posso vedere le sfumature, posso comprendere se è un'emozione che mi appartiene o non mi appartiene. Posso comprendere se è un'emozione che è coerente o non è coerente. E posso fare un lavoro di trasmutazione alchemica. E invece noi non possiamo incazzarci, soprattutto noi in Occidente, perché, cioè, guarda come è messo il mondo. Non possiamo provar paura perché sì, va bene un pochettino, ma poi, guarda, cioè mica ti potrai lamentare tu che hai una tetta, aiuto! Hai un tetto sopra la testa. Bellissimo, una tetta, è stato stupendo. Non possiamo provare disgusto, perché schifo non si dice, eppure il disgusto, l'abbiamo visto nelle puntate precedenti, un'emozione fondamentale per capire cosa è in sintonia con noi, cosa ci fa bene, cosa non ci fa bene. Non possiamo essere tristi, anzi adesso c'è questa moda, no, del pensiero positivo a tutti i costi, ma non possiamo neanche essere troppo felici, perché guarda come va il mondo, c'è poco da ridere. Quindi di fatto, ovunque si guardi, queste emozioni non possiamo provarle. E, nonostante adesso ci sia un'attenzione, differente rispetto alle emozioni, comunque son tantissimo censurate ancora oggi. C'è molta più informazione, ma le emozioni spaventano. Perché? Perché le emozioni ci aiutano a comprendere le parti di noi che abbiamo messo in ombra, ma molto spesso
le parti di noi che abbiamo messo in ombra, le abbiamo anche messe per proteggerle, come la nostra essenza. E quindi di quell'ombra non dobbiamo aver paura. Un passo per volta dobbiamo illuminare. Diciamo che i tempi son maturi. E è arrivato il tempo di entrare in contatto con la nostra bellezza. È arrivato il tempo di comprendere che non siamo più né un cattivo bambino né una cattiva bambina. È arrivato il tempo di comprendere che il nostro potere ancestrale, le nostre abilità possono essere utilizzate per far del bene. Più vado avanti, in questo progetto meraviglioso, più persone incontro, anche e soprattutto negli incontri individuali, più sto notando, una caratteristica comune. Chi più è in potenza, meno pensa di essere. Chi più è in potenza, più lo percepisce e si spaventa, anzi lo prende e lo reprime, pensando di essere di pensare too much, di essere too much, di essere troppo. Okay, passo per volta. Pensiamo a un professore universitario. È un esempio semplice da comprendere. Un professore universitario, quando va in una classe e spiega una lezione, manifesta il suo sapere. È superbo in questo? No. Qual è il suo obiettivo? Portare all'esterno il suo sapere, ciò che ha dentro, per poter aiutare altre persone a istruirsi. Una volta si è maestri, una volta si è allievi, in questo passaggio continuo. Ed è questa la bellezza, è una spirale in cui insegni e apprendi, insegni, apprendi, insegni, apprendi, insegni, apprendi. Ed è potentissima. Per questo ho scelto stasera di trattare questa, tematica. Sapete che, il mio approccio negli ultimi anni è sempre stato molto pragmatico. Le My Energy Bars sono uno strumento che agisce a livello biologico, agisce anche a livello energetico e frequenziale. Però, diciamo che tendenzialmente io mi son sempre di più focalizzata sull'aspetto biologico. Perché? Per uscire un po' da quest'idea che fossero delle bacchette magiche. Perché? Perché, il campo dell'energia, delle frequenze è qualcosa oggi di un pochettino, per il momento, ancora difficile da, trattare. Basta. Basta. Come dico alla mia amica Susi, dobbiam guardarci allo specchio e dire: mettiamo i beep, "Hai rotto il cazzo." Cioè a noi stessi, non io e la Susi, cioè dobbiam nel senso che tiriamo fuori, dobbiamo avere il coraggio di tirar fuori la nostra bellezza e non sentirci superiori perché lo tiriamo fuori. È un dono che dobbiamo fare a questo mondo ed è un dono potente. Bene, ma, passiamo alla parte pratica, perché sapete che poi al di là delle parole, le bars sono uno strumento molto pratico. E, quello che ho compreso anche in questi 3 anni in cui ho proprio osservato, tantissime persone, tantissime situazioni. È uno strumento che, allorché usato con costanza, ti aiuta proprio a creare un allineamento e va proprio attraverso l'allineamento a creare una coerenza tra ciò che senti,
ciò che sei e ciò che crei. E quindi diventa potentissimo. Noi, siamo un po' come un seme di una sequoia che ha paura di dire che è una sequoia. Ma la sequoia è la sequoia, non soltanto quando è alta centinaia di metri, è una sequoia anche quando è nel seme. È un po' come se da un lato avessimo paura di pensare troppo in grande e dall'altro abbiamo questo timore, che è il timore del bambino, che ha paura di essere sgridato se sogna troppo. Ma noi non dobbiamo sognare, noi dobbiamo riconnetterci e ascoltare la nostra voce interiore. Uno strumento potentissimo che vi invito ad utilizzare è un diario. Un diario in cui voi, andate proprio ad annotare quelli che sono i vostri pensieri, quelli che sono le vostre paure. Vi arrivano dei pensieri potenti che dite: "No, ma questo non posso averlo detto io, non posso averlo pensato io". Scrivetelo. E scrivete anche le altre voci che ci son dentro di voi, quelle voci che sono depotenzianti, quelle voci che vi dicono: "No, ma tu non puoi essere, ma sì, figurati se tu adesso sei questo, sei quell'altro". Noi prendiamo tutto come un'ipotesi potenziale. Questo diventa potente. Okay, abbiam paura di essere addirittura quello? Prendiamolo come ipotesi. Non stiamo nel mondo delle idee, entriamo nel mondo delle possibilità. Può essere un'ipotesi, la sperimento. Quando eravamo bambini avevamo questa capacità immensa, l'immaginare. Se giocavamo e dicevo: "Okay, tu fai il pirata, tu fai la principessa e tu fai l'orco cattivo." Quanto riuscivamo ad immedesimarci? Facevamo esperienza. Non a caso le favole usano molto i simboli. Ecco, anche in questo caso, quando ci arrivan dei pensieri, facciamo esperienza con quel pensiero e vediamo cosa succede, sperimentiamo. Mal che vada, non succede niente. Cosa può succedere di così catastrofico? E se adesso vi è arrivato un pensiero, scrivetelo. Stasera mi piacerebbe, fare con voi un protocollo di rilassamento legato all'ascolto della nostra frequenza. Nel protocollo di rilassamento sapete che le mani devono essere messe in questo modo. Per chi ancora non ha le bars, può farlo semplicemente mantenendo questa posizione. Le bars vanno posizionate sul tavolo, vediamo se riesco qua a farvi vedere. Ok, devono essere non attaccate, ma a una distanza meno di 1 millimetro e le mani messe cioè chiuse, quindi con i polpastrelli che si toccano, intorno alle bars. Cosa avviene? Quando noi teniamo questa posizione, agisce il campo magnetico delle bars. Quando noi invece li teniamo in questo modo, agisce il campo elettrico delle bars. E ho avuto proprio ieri questa intuizione, cioè pazzesco perché in questo periodo, cioè nonostante questo dispositivo io lo abbia creato da 3 anni, in questo periodo mi continuano ad arrivare intuizioni su un dispositivo di cui io dicevo: "Vabbè Mirella, ma dovresti sapere tutto, l'hai creato tu." Per farvi capire quanto siamo meravigliosi.
Cioè, quanto a volte noi creiamo per intuizione e poi solo dopo ci arrivan delle informazioni. E questa intuizione che ho avuto è molto potente perché quando agisce il campo magnetico lo possiamo associare ad un'energia materna, al nostro genitore affettivo. Il campo elettromagnetico ci avvolge ed è come se fosse una carezza che noi facciamo, un po' come se stessimo dicendo al nostro bambino: io ti voglio bene, io ti accolgo. Immaginate proprio un'energia affettiva. L'energia elettrica che è generata dalla microcorrente che generano le My Energy Bars quando le teniamo in questo modo, è più un genitore normativo, è più un'energia maschile di pulizia interna, di allineamento. Son proprio 2 energie differenti. Una ci centra, l'altra ci accoglie. E, attraverso quest'energia che ci accoglie, quindi nella posizione di rilassamento, stasera vi voglio proprio guidare in questo processo di semplice ascolto. Non sottovalutiamo il semplice ascolto, perché nel nostro DNA, nelle nostre cellule, ci sono tutte le informazioni che ci servono. E se ci son delle, informazioni che ci sono delle informazioni che son bloccate, si sbloccano a volte quando si entra in frequenza con altre persone, ma quello è un altro capitolo. Anche questo lo sto scoprendo in queste ultime settimane, come se ci fossero delle altre frequenze affini a noi che ci aiutano proprio a sbloccarci. Bene, ma mani nella posizione di rilassamento, chiudete gli occhi, fate un respiro profondo, entrate in contatto con il vostro corpo, con le vostre sensazioni, con le vostre emozioni. Diventate un osservatore interno ed un osservatore esterno. Fate attenzione che i vostri piedi siano ben piantati sul pavimento, autorizzando così l'energia della terra a salire. E ponete attenzione che la vostra spina dorsale sia ben dritta. Per fare questo spingete la testa verso l'alto come se ci fosse un filo che dall'alto vi tiri e le scapole verso il basso. In questo stato di osservazione, di ascolto, immaginate un fascio di colore argento che dal centro della terra sale, entra dal vostro perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro. Fuoriesce dalla fontanella e si espande nel centro della galassia. E dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che entra dalla nostra fontanella e attiva il terzo, il secondo, il primo centro. Fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della Terra. Prendete consapevolezza di essere un portale di collegamento cielo-terra, terra-cielo. E ora concentrandovi nel primo, nel secondo e nel terzo centro, ripetete: io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9, 9, 6, 3.
Fate un respiro profondo e ponete la vostra attenzione alla bocca dello stomaco, nel vostro centro di potere, nel vostro centro di trasmissione e di ricezione. E date questo comando: io mi autorizzo e scelgo di entrare in comunicazione con il mio essere, ponendo ancora la vostra attenzione proprio alla bocca dello stomaco, in quello che viene identificato anche come il terzo chakra, che non ha nulla a che vedere col nostro terzo centro, che è nella ghiandola pineale. Ripetete: io mi autorizzo e scelgo di entrare in contatto con il mio essere. Fate un respiro profondo e ancora una volta ripetete: io mi autorizzo e scelgo di entrare in contatto con il mio essere, con la mia frequenza. Mentre fate questo, rimanete anche in ascolto ed in osservazione di quello che avviene nella vostra mente, nel vostro corpo. Siate dei semplici osservatori. Stiamo sperimentando. Non c'è un pensiero giusto, non c'è un pensiero sbagliato, c'è un pensiero. Non c'è una sensazione giusta, non c'è una sensazione sbagliata, c'è una sensazione. Vi chiederò ora di pronunciare ad alta voce una frase e quindi semplicemente rimanete in ascolto attraverso il vostro respiro, ricordandovi di inspirare 6 ed espirare 12, oppure 4 e 8, o 3 e 6, in funzione di quanto lungo è il vostro respiro. E vi terrò il tempo io per 12 respiri. Fate un respiro profondo e dite ad alta voce: io sono. E respirando lasciate fluire ciò che vi arriva.
Io sono. Io sono. Io sono. Chi tu sei che anima questo corpo. Immaginatevi che dal vostro plesso solare si espande una luce di colore bianco brillante che completamente avvolge la vostra persona e voi all'interno di questa bolla che è il vostro potere di trasformazione alchemico. Potete scegliere di divenire. Quando siete pronti, fate un respiro profondo, prendete le barse in mano o immaginate di farlo e iniziate a stringerle e a rilasciarle, a stringerle e a rilasciarle, a stringerle e a rilasciarle. Diventate consapevoli che siete spirito e siete materia, materia e spirito, spirito e materia. La materia accoglie lo spirito e lo spirito compenetra la materia. E in questa fusione voi scegliete di essere. Fate un respiro profondo e quando siete pronti, ognuno con i suoi tempi al 3 e solo al 3 aprite gli occhi con la consapevolezza di essere sia spirito che materia e di poter manifestare
nel qui ed ora, il vostro essere. 1, 2, 3. Aprite poco per volta gli occhi, iniziate a pinzarvi le braccia, a sentire che siete in questo corpo. Proprio accarezzatevi, cioè sentite la bellezza che vi sta ospitando. Okay, bene, bene, potente. Come sempre io parto con un'idea e poi si trasforma. E questa è la nostra frequenza. La nostra frequenza è una fusione che è avvenuta in secoli, secoli e secoli di spirito e materia. Non possiamo rinnegare una parte senza rinnegare l'altra. È qui che troviamo la centratura. Poi, quando rinasceremo su un altro pianeta e su un altro piano, ne riparliamo, okay? Però è un aspetto importante questo, perché se no rischiamo di essere troppo materia o anche di essere troppo spirito. E a volte essere anche troppo spirito diventa una via di fuga. Ma noi siamo qua. Abbiamo scelto di incarnarci in questa terza dimensione. Se no, non ci saremmo stati qua. Questo non vuol dire che non possiamo entrare in contatto con delle dimensioni superiori. Anzi, qua si sta aprendo tutto. Però per aprirci in alto dobbiamo radicarci bene in basso, perché senza questa radicazione, senza questo radicamento, siamo a metà. Bene, io vi ringrazio. Adesso, come sempre, interrompo la registrazione per chi ci segue in differita e lascio la parola a voi che siete qui presenti o con condivisioni o con domande. Con quello che vi arriva potete sia prendere la parola alzando la mano oppure scrivere in chat, visto che stasera siamo tantini. A presto a chi ci segue da casa. Alt, per chi ci segue da casa, il 9 giugno ci sarà un evento in presenza, quindi iscrivetevi al link che avete ricevuto via mail o nel gruppo Telegram. E la prossima stagione che partirà a settembre, se ne vedranno delle belle. Martedì prossimo non ci sarà la diretta, perché io sarò in questa avventura meravigliosa in Egitto a nuotare con i delfini e ci rivedremo quindi la settimana successiva.